ascoltato la narrazione di tutto ciò che accadrà in questi 7 giorni fino alla veglia pasquale di sabato, dove appunto sarà celebrata l'esplosione della vita, cioè la vittoria di Dio sul peccato e sulla morte. E tutto questo è fatto solo, esclusivamente per un atto di amore gratuito di Dio nei confronti dell'umanità, nei confronti di ciascuno di noi. In genere in questa domenica di Passione, perché ricorda l'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, la città dove avverranno e sono avvenuti tutti gli eventi delle ultime ore della vita di Gesù, perché era stato stabilito dalla volontà di Dio, dalla volontà del Padre, che Gesù sarebbe stato crocifisso a Gerusalemme, che sarebbe l'anticipo anche di quello che sarà la futura Gerusalemme celeste. Ebbene, allora, in questa domenica di Passione la Chiesa legge questa narrazione della Passione. Oggi abbiamo letto quella del Vangelo di Marco, perché siamo liturgicamente tutto l'anno nella lettura di questo evangelista. Venerdì, come ogni venerdì santo, invece la liturgia ci presenta tutto l'epilogo di quello che abbiamo letto oggi, ma attraverso l'Evangelista Giovanni, che è un evangelista che ci fa raccogliere molti aspetti ancora più profondi, affettivi, di quella tenerezza di amore che Giovanni aveva per Gesù. Lo contempleremo in tutte le sue descrizioni intime di quella soffrire per amore, quella sofferenza di Gesù vissuta nell'amore, perché al Padre questo sacrificio di amore è stato importante per poter vincere quello che il peccato genera, la morte, l'odio e la morte. Per questo nella Domenica di Passione in realtà la Chiesa non ha un'omelia, quella di consueta che noi tutte le domeniche ascoltiamo, ma dovremmo soffermarci non silenziosamente a riflettere su questa lettura di oggi, queste letture di oggi, per preparare i nostri cuori ad affrontare tutta la settimana santa che naturalmente chi vivrà giorno per giorno la liturgia, iniziare da domani, o chi inizierà con il triduo pasquale che sarà giovedì pomeriggio con l'istituzione dell'Eucaristia attraverso l'ultima cena, quindi si accorgerà che vivremo in pienezza tutto quello che oggi la Chiesa ci ha fatto ascoltare attraverso l'Evangelista Marco. Un consiglio spirituale, ecco, questi giorni cerchiamo di pensare, riflettere su quello che è un qualcosa che dà fastidio al nostro cuore, alla nostra mente, di quello che in realtà nella nostra vita ci mette sempre in uno stato di ribellione nei confronti di Dio, che è appunto il tema della sofferenza e del dolore. È chiaro che nessuna creatura che abbia un senso di equilibrio e di una sanità mentale voglia vivere perennemente in questa condizione di dolore e di sofferenza. Però noi sappiamo dall'esperienza della nostra vita che la sofferenza, il dolore, la malattia fanno parte del nostro essere costitutivo essere umani, cioè come uomini siamo soggetti proprio perché ci portiamo questa natura umana che è malata, che è contagiata dal peccato e che ci porta in questa condizione di sofferenza. Allora, quello che ci può dare un supporto, un sostegno, una fonte di consolazione
attraverso il dono della fede, no? Meditare, contemplare questo abbraccio di Gesù, perché lui, essendo figlio di Dio, diciamo, non aveva non avrebbe mai potuto sperimentare il dolore, la sofferenza e la morte. L'ha voluto nella sua condizione umana per noi, per poter portare sulla croce questa dimensione nostra che ci lacera i cuori e vincerla attraverso il potere dell'amore che ha fatto risorgere nello Spirito il Figlio di Dio, che appunto porta al Padre la vittoria sul peccato e sulla morte, e ce la rende a noi partecipe attraverso la Chiesa nei suoi sacramenti, quindi nel battesimo che ci ha resi figli di Dio. Noi partecipiamo a questo dono meraviglioso, inserendoci nel mistero pasquale della vittoria sul peccato e sulla morte. Allora, contemplando, meditando, riflettendo e rileggendo anche questo passo del Vangelo di oggi, contemplando appunto quel dolore che Gesù liberamente ha scelto, vedete, la sua umanità si mostra soprattutto nei Getsemani, la paura di quello che doveva accadere, che lui sapeva che era la volontà di Dio, lo, in- lo incita a pregare, come quasi dire: Padre, se puoi, trovo un'altra strada, perché quest'ora mi turba, mi fa paura. Ma poi la preghiera svela sempre di più fortemente il piano del Padre anche al cuore di Gesù, e quindi obbedisce, si pone alla seguena di quello che il Padre chiede, perché è stabilito nel disegno di Dio che era l'unica strada per poterci ridonare a noi l'eternità. E questo è solo una dimensione di amore profondo di Dio, che sceglie addirittura il sacrificio, il dolore, la morte, che fanno parte di noi, per potercene liberare. Questo ci fa pensare a un Dio che è veramente folle, è innamorato di loro. Chi farebbe una cosa simile? Chi sarebbe disposto a morire per un altro? E il Signore lo sceglie, perché l'amore è così, non dà tante spiegazioni, tante motivazioni, si ama e basta. Credo che anche noi, nel rapporto con Dio, anche nel dolore, nella sofferenza, in tutto quello che volete come dimensione del nostro costitutivo umano, dovremmo aprire il nostro cuore al Signore e affidarci. Quell'affidamento poi è una fonte di comunicazione, di sostegno da parte di Dio, che diventerebbe inspiegabile anche a noi nel raccontare, perché le opere di Dio che si svolgono nella vita di ciascuno di noi, quando le viviamo in un modo profondo di affidamento, di intensità di comunione con Lui, come dicevano i più grandi mistici, di Dio non si riesce a esprimere quello che si prova. Quello che noi diciamo è solo un balbettio, ma avviene un qualcosa di così grande, così profondo e meraviglioso, che solo i nostri cuori devono sperimentarlo per capirlo. Per questo allora la fede è anche un'esperienza personale che noi possiamo fare se ci apriamo con tutte le nostre forze all'amore del Signore. Allora io vi auguro una buona settimana santa, che possiate viverla con quell'impegno interiore nel meditare questa sofferenza di Cristo, non uno sguardo pietistico che ci fa commuovere, perché sono i giorni che quasi ci chiedono di recitare una parte. Dio non ha bisogno di questo, perché in realtà il mistero pasquale noi lo viviamo ogni settimana liturgico. Questa è una settimana speciale perché la Chiesa ci fa ricordare la resurrezione in un giorno che noi chiamiamo la Pasqua del Signore, ma in realtà tutte le domeniche è la Pasqua del Signore. E per un contesto liturgico che naturalmente la Chiesa ci dà delle tappe per poterci riflettere, per poterci riavvicinare con la fede all'unione con Dio. In fondo anche nel mese di agosto, quando siamo in fede, la domenica è la Pasqua del Signore, però
Voi lo sapete che ci pensiamo poco perché siamo più protesi a rilassarci, al divertimento, e non pensiamo che la Pasqua che vivremo domenica prossima è la stessa, quella di agosto, per cui l'impegno e fedeltà che possiamo dare a Dio viene dato in tutti i tempi delle nostre stagioni. Questa è la vera esperienza di amore e di fedeltà al Signore, che siamo sempre al suo fianco in ogni momento della nostra vita, come Lui è sempre al nostro fianco in tutte le vicende della nostra storia umana. E così questo legame di amore e di amicizia che noi instauriamo con Dio attraverso Gesù diventa fonte di salvezza e di liberazione da quello che sono appunto il potere del dolore, della malattia e della morte. Affidiamo anche Maria questa settimana santa, perché più di lei che lo ha vissuto in un modo straordinario, questa madre si è messa alla sequela di quel figlio innocente, ha saputo tacere, offrire quel silenzio, quel dolore, anche lei alla volontà del Padre, perché Maria ci vuole veramente bene, siamo tutti suoi figli e non ci molla, ci chiede solo di seguire il suo figlio, perché il suo figlio ci può salvare, lei può intercedere e quindi la ringraziamo che ci aiuterà a vivere anche questa settimana santa con lo sguardo verso il crocifisso. Amen.